Ciao a tutti, oggi faremo una maglietta a maniche corte con scollo a cappuccio, utilizzando un tessuto elasticizzato. Per la foggia della maglia e per le misure ho preso spunto da una maglietta che già possedevo e così anche per lo scollo. Per chi non avesse maglie con scollo a cappuccio da cui copiare il modello, nell'info box c'è un link a un video che insegna come creare il cartamodello. Il primo passo è stato tagliare il dietro. Rispetto al modello ho allungato la maglietta di circa 9 cm e allargato la manica di 2. La manica sarà scesa e quindi verrà tagliata in un unico pezzo insieme al busto. Nel tagliare ho aggiunto circa 1 cm di margine di cucitura tutto intorno. Per il davanti ho ripreso il modello dello scollo da un'altra maglietta, ho aggiunto una decina di centimetri per il risvolto e segnato il punto in cui iniziava la manica. Questo per avere un riferimento per poter poi allineare il dietro appena tagliato e tagliare il davanti secondo le stesse forme. Ora ho tagliato la paramontura per l'orlo in basso, dell'altezza di 5 cm, sovrapponendo il fondo del busto ad una striscia della stessa stoffa e tagliando seguendo la forma dell'orlo. Il risultato finale sarà leggermente stondato e con degli spacchetti sui fianchi. Questa operazione andrà eseguita sia per il dietro che per il davanti. Il passo successivo sarà la macchina da cucire, incominciando proprio dall'orlo. Disponiamo i due strati di stoffa dritto contro dritto e cuciamo lungo i fianchi e in basso. Io ho utilizzato uno zig-zag stretto e corto, quindi rivoltiamo la paramontura e cuciamo lungo la parte alta. Io ho utilizzato un punto incrociato simile allo zig-zag ma con un maggiore effetto decorativo. Una volta terminato l'orlo sono passata allo scollo. Come prima cosa ho rifinito il risvolto con un punto sopragitto utilizzando l'apposito piedino. Ora ho unito il dietro e il davanti cucendo le spalle barra maniche, visto che è stato tagliato tutto insieme, utilizzando un punto sopragitto pensato appositamente per i tessuti elasticizzati. Poi, per completare lo scollo, ho cucito i lati del risvolto alla cucitura della spalla, in modo da mantenere lo scollo a cappuccio meno profondo. Passiamo ora ad unire i fianchi. Ho tagliato leggermente i margini di cucitura all'altezza dell'orlo, in modo da appiattirli, e poi ho cucito dalle maniche fino al fondo della maglietta, utilizzando il sopragitto per tessuti elastici. A questo punto ci serviranno i bordini per rifinire lo scollo dietro e le maniche. Io ho utilizzato delle strisce di stoffa dell'altezza di 3 cm. Tenendo conto che andranno utilizzate e ripiegate a metà e calcolando il margine di cucitura, il bordino sarà alto meno di 1 cm. Partiamo dalle maniche. Tagliamo una striscia di stoffa a misura e la chiudiamo ad anello. Pieghiamo a metà e la uniamo alla manica. Io ho utilizzato il solito sopragitto, disponendo il bordino con la piega verso l'interno e i margini di cucitura tutti dallo stesso lato, e cercando di allineare la chiusura ad anello con la cucitura dei fianchi. Ho poi impunturato dal dritto con uno zig-zag per mantenere i margini di cucitura rivolti verso l'interno, cioè verso il busto. Tutte le cuciture circolari sono state eseguite utilizzando la macchina con il braccio libero. Il bordino del collo dietro è stato applicato con la stessa tecnica utilizzata per le maniche. Ho tagliato il bordino a misura
L'ho cucito e poi impunturato. Ed ecco qui il risultato finale, con un particolare dello scollo a cappuccio, uno della manica e dello scollo dietro impunturati con lo zigzag e infine un particolare degli spacchetti decorati con il punto incrociato. Grazie per aver guardato il mio video, spero che sia stato utile, fammi sapere cosa ne pensi nei commenti.